Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Innanzitutto, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube. Oggi siamo qua per la recensione di quella che è una delle mie ultime letture, che è precisamente, come saprete già dal titolo, Bolt-Cryer's Moon. Questo libro è ovviamente l'edizione inglese, anzi l'edizione americana, perché non è ancora uscito in Italia. Speriamo che esca. Comunque io l'ho letto in lingua e quindi ve ne parlo. In particolare questa è l'edizione esclusiva per la Late-Joy, però è molto simile all'edizione commerciale, insomma quella che potete acquistare in commercio. Prima cosa andiamo a vedere questo libro esteticamente. L'estetica del libro è poi anche il motivo per cui l'ho acquistato, quindi sicuramente un ottimo libro dal punto di vista estetico. Andiamolo a vedere. Questa è la cover di Charlie Bowater, ovviamente una cover splendida, ve la avvicino un po', ed è stato il primo motivo per cui mi sono avvicinata a questo libro. Questa è la spina, questo il retro. In questa versione, anche nella versione classica, la sovraccoperta, ma in questa versione la sovraccoperta ha un'altra illustrazione sotto, che è questa qui. Il libro sotto si presenta così, è ovviamente autografato e in questa versione ha una fan art all'interno. Anche nell'edizione commerciale poi presenta una mappetta e su ogni inizio capitolo c'è una fase lunare. Il libro ha circa 450 pagine, credo, mi sembra, sì, circa 450 pagine, e alla fine c'è l'inizio, il primo capitolo del libro successivo, perché questo è il primo di una trilogia. È uno young adult fantasy appena uscito, l'avrete capito. Dal punto di vista estetico già l'ho anticipato, ed è un libro che io trovo bellissimo esteticamente, appunto, com'è il libro all'interno e soprattutto di cosa parla. Vi dico subito con 4 stelline nel senso che forse anche più un 3,5 per me sarebbe stato con 4 stelline. Ci sono cose che mi sono piaciute molto, cose che non mi sono piaciute affatto, quindi diciamo in una via di mezzo ho dato 4 stelline, ma non sarebbero piene. Sicuramente sono curiosa di leggermi il 2 e di andare avanti, sperando che le cose che mi sono piaciute vengano superate nel successivo. Innanzitutto di cosa parla? Perché questo libro ha fatto molto parlare di sé proprio per l'originalità della storia. Infatti questo libro è ambientato in un universo fantasy che l'autrice identifica più o meno in una Francia del passato, dove ci sono questo gruppo di donne che sono appunto le Bolt-Cryers, che hanno il compito, a cui è stato affidato il compito dalle divinità, di traghettare i morti nell'aldilà. Ovviamente chi è meritevole del paradiso, ai cancelli di Elara, che è questa dea che identifica appunto il paradiso, e chi non è meritevole ai cancelli di Tyrus, che è questo dio che identifica appunto gli inferi. Intorno a questa società delle Bolt-Cryers, la scrittrice Purdy crea un enorme world building, crea appunto intorno a queste traghettatrici delle tradizioni, dei riti. Ci sono tutta una serie di riti che scansionano la loro vita, i loro passaggi, il loro evolvere nella loro società, che vengono decisamente ben raccontati dall'autrice. Questo è uno dei punti forti di questo romanzo, la creazione del world building legato alle Bolt-Cryers. Loro infatti, per poter diventare Bolt-Cryers, dovranno superare dei riti e in parole povere cacciare degli animali con le ossa di questi animali, fare dei ciondoli che metteranno nelle loro collane, in modo tale da acquisire i poteri degli animali uccisi. Una volta che avranno acquisito 3 ossa di animali, potranno accedere a questo rito di passaggio che consiste nell'ammaliare e poi uccidere quello che le divinità hanno designato come il loro amore. Amore lo chiamano nel libro, però non scelto da loro ma designato dalle divinità. Quindi loro devono prima ammaliarlo, casomai farci un figlio e poi ucciderlo. Una volta ucciso questo
amore, come effettuato questo rito come dimostrazione alla divinità di sacrificare appunto l'amore terreno al fine di meritare il compito di traghettatrice, possono diventare appunto traghettatrici di anime, e quindi una volta al mese aprire i cancelli dell'aldilà e traghettare le anime appunto attraverso questi cancelli nell'aldilà. Ovviamente già potete capire che c'è tanta struttura mitologica, di world building mitologico in questo libro, che è sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto. Probabilmente solo per questo avrebbe meritato 5 stelline questo libro, perché viene raccontato in maniera molto molto dettagliata dall'autrice, credibile, funziona, nulla viene lasciato al caso, quindi assolutamente da questo punto di vista ottimo. Di cosa racconta questo libro? Racconta di due giovani Boncriers, ma che ancora non lo sono, che devono effettuare i loro riti per diventare traghettatrici, in particolare di Alice, che all'inizio del libro, insomma, sta cercando di recuperare l'ultimo osso, e della sua migliore amica, praticamente fraterna, che è Sabine, che invece è un po' indietro con i suoi riti di passaggio, perché Sabine ha questo carattere così sensibile che non se la sente di uccidere gli animali, e sicuramente non se la sente di arrivare al rito di passaggio in cui dovrà uccidere un essere umano. Le due ragazze sono una all'opposto dell'altra. Alice è molto determinata a diventare Boncriers, è un personaggio molto forte, è figlia della, come si può dire in italiano, insomma, di quella che guida le Boncriers, quindi sarà destinata, la sua erede sarà destinata a guidare le Boncriers a sua volta, e tutto l'opposto è Sabine, perché Sabine invece è molto sensibile, si fa toccare dagli eventi che le accadono intorno. Il libro racconta principalmente, gira intorno appunto principalmente alla grande amicizia che lega le due. Io Alice non l'ho amata molto, devo essere sincera, ma ho adorato il personaggio di Sabine, perché è raccontato molto molto bene, e poi quella che in realtà manda avanti la storia. Comunque la storia inizia il momento in cui veramente la storia inizia al momento in cui Alice deve effettuare il suo ultimo rito per poter diventare una traghettatrice, e quindi deve ammaliare e uccidere il suo amore destinato. Fatto sta che nel momento in cui si trova davanti questo suo amore destinato, che è Bastien, Bastien in realtà non è un povero uomo di passaggio, un povero ragazzo di passaggio, ma è un ragazzo che nel suo passato il padre è stato ucciso da un'altra delle Boncriers, e quindi lui cerca vendetta, e quindi non si trova per caso là dove Alice effettua il suo rito di passaggio, ma è lì proprio per vendicarsi del padre, e quindi per uccidere una Boncriers. Non è da solo, è aiutato da due dei suoi migliori amici, che sono Marcel e Jules. Marcel è un personaggio molto carino, anche se sembra molto più piccolo della sua età a livello caratteriale. Jules è insopportabile, ve lo dico subito, è veramente un personaggio insopportabile che non viene raccontato abbastanza, secondo me. E quindi sì, e Bastien si troveranno l'uno di fronte all'altro, con l'intento ognuno di uccidere l'altro, ma chissà, non vi dirò altro perché ovviamente sarebbe spoiler, e quindi sapete che io nelle mie recensioni non faccio spoiler, però ovviamente la storia andrà avanti. Andiamo ad analizzare i punti forti e cosa mi è piaciuto e cosa no di questo libro, perché c'è molto da dire. Allora, abbiamo già detto che il world building magico è sicuramente il punto di forza di questo libro, assolutamente. Il mondo di Alice, il mondo mitologico, viene raccontato in maniera convincente, raccontato in maniera molto bene. Considerate che il libro viene raccontato dai punti di vista dei vari protagonisti, quindi dal punto di vista di Sabine, Alice e Bastien. Quindi tutto il world building viene raccontato attraverso i loro occhi. Il world building delle Boncriers, come abbiamo detto, è raccontato in maniera molto convincente, veramente da 5 stelline su 5. Il mondo di Bastien è non pervenuto. Io immagino, soprattutto per il finale, che spero il world building legato al mondo di Bastien venga raccontato nel seguito, perché non ci viene detto niente praticamente in questo libro, è veramente non pervenuto, non sappiamo niente.
e quel poco che ci viene raccontato ovviamente non è convincente, proprio perché non ci viene detta abbastanza. Ripeto, probabilmente vedendo come è finito il volume c'è la possibilità che venga raccontato nel 2. Quindi sono fiduciosa nel secondo volume, però sicuramente questa per me è stata la pecca più grande del volume, il world building mancante di Bastien e tutti i personaggi legati al mondo normale, quindi quello di Bastien, raccontati in maniera poco convincente. Mentre le Bonskryers, quindi Elsie, Sabine, ma anche Odiva, che è la madre di Elsie, quindi la donna che dirige le Bonskryers, ma anche altre Bonskryers, anche se le vediamo poco, vengono comunque raccontate in maniera convincente, i loro personaggi sono costruiti in maniera convincente. Dall'altra parte tutti i personaggi umani che fanno parte del mondo comune sono altrettanto raccontati in maniera poco convincente. Lo stesso Bastien, malgrado abbiamo il suo punto di vista, è veramente... gli manca un po' di verve a questo personaggio, non riesci molto a affezionartici perché non si esprime molto e lo vediamo più attraverso gli occhi di Elsie che attraverso i suoi sentimenti, se non quelli legati ovviamente alla ricerca di vendetta per la morte del padre, ok? Ma sto ragazzo ha qualcos'altro oltre ai sentimenti per Elsie e i sentimenti verso il padre. Non ci viene raccontato in maniera convincente. Ancora meno convincente vengono raccontati Joyce e Marcel. Quindi sicuramente tutti i personaggi legati appunto al mondo di Bastien perdono un po' di bellezza narrativa. Ripeto, probabilmente nel 2 questa cosa spero verrà superata, però è sicuramente la pecca più grande del libro. Eccezione fa un personaggio che viene presentato praticamente alla fine del libro, subentra un personaggio nuovo che ovviamente dal finale si capisce che avrà un'importanza enorme nel secondo libro, che è probabilmente quello raccontato meglio, malgrado abbia veramente pochissime pagine. Mentre Bastien e i suoi amici ti lasciano abbastanza così interdetto, questo personaggio lo finisce subito per tirarti fuori sentimenti contrastanti. Io ve lo dico, l'ho odiato da subito, dalle prime pagine. Però quando un personaggio lo ami o lo odi è perché un personaggio funziona, ti scatena delle emozioni, mentre Bastien e i suoi amici insomma sono tutti molto così raccontati in maniera superficiale e in maniera superficiale ti appassionano. Questo personaggio, malgrado viene presentato praticamente in 3 pagine, sicuramente tra quelli appartenenti al mondo normale, quindi non quello magico, è sicuramente il personaggio più vincente. Quindi questo mi fa molto ben sperare sul 2, soprattutto spero che Bastien, che è uno dei 3 protagonisti, venga raccontato meglio nel volume successivo. Altro punto negativo invece del libro è l'inizio veramente lento. Fino a che non arriviamo alla storia del ponte, ma forse anche più là, cioè di quando Elsie arriva al suo rito di passaggio, è tutto molto lento. Niente, il video mi sono accorta alla fine che è interrotto. Per fortuna ero arrivato più o meno alla fine delle cose che stavo dicendo. Vi stavo dicendo che il libro inizia in maniera molto 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 lenta, ma per fortuna, insomma questa è un'altra delle pecche del libro, però per fortuna un ottimo finale, e quindi è un crescendo fino alla fine ed è veramente un ottimo finale che fa ben sperare per il 2, sicuramente un finale che mi ha lasciato con tanta aspettativa per il volume successivo, quindi non vedo l'ora di leggermi il 2. Quindi se avete intenzione di leggere questo libro tenete duro per le prime 100 pagine, che è più o meno la parte un po' più lenta, perché sicuramente il libro si riprende ed è alla fine diventa un ottimo libro. Soprattutto il finale è sicuramente la parte del libro meglio riuscita e che non è scontato assolutamente, e è un finale che pone le basi per il volume successivo sicuramente. Detto questo, ho detto tutto stavolta. Quindi io vi saluto, vi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!